Skoda Fabia 2022, è una macchina che ha migliorato sotto ogni punto di vista, come voi avete visto proprio nel video. La macchina si è allungata di più, si è allargata di più, ha un passo più grande, un passo di 2,56, questa è una cosa molto buona. Questo vuol dire più spazio per i passeggeri posteriori, perché adesso per i passeggeri posteriori ci sono due bocchette del clima, due prese USB di tipo C o di tipo A. Adesso non so esattamente informare quale tipo di presa USB è, ma vabbè, ma comunque questo comunque mostra che il passeggero posteriore avrà più comfort rispetto alla versione precedente. Poi c'è una cosa interessante, c'è una tasca per il cellulare. Questa è una cosa carina, no? Che aveva preso per la Volkswagen Golf. Poi il passo è migliorato, è di 9 cm, adesso il passo è di 2,56, questa è una cosa molto buona. Poi la macchina si è allungata di 11 cm, adesso è 4,11 m, ok? È allargata un po' di più, adesso la larghezza è di 1,78 m. E il bagagliaio è enorme, 380 litri, praticamente lo stesso bagagliaio della Volkswagen Golf. Prezzo di partenza 16.000 euro. Io comprerei, ovviamente, penso che questa vettura è meglio della Golf, perché la Golf per esempio parte da 26 e questa parte da 16. Questo vuol dire che questa vettura, questa Skoda Fabia, ha un eccellente rapporto qualità-prezzo. Poi possiamo parlare delle motorizzazioni, che sono due: motorizzazione a benzina e motorizzazione a metano. Basicamente il benzina è in 1.003 cilindri, 1.003 cilindri aspirato da 65 cavalli, 1.003 cilindri aspirato da 80 cavalli, 1.003 cilindri turbo benzina da 95 cavalli e un 1.003 cilindri da 110 cavalli. Quest'ultima 110 cavalli si può avere il cambio DSG a 7 rapporti. Poi la macchina anche è molto tecnologica, adesso c'è il cruise control attivo, mantenitore della corsia, cioè tutte queste tecnologie che già abbiamo nelle vetture di segmento superiore, no? E poi la macchina proprio è una macchina di segmento superiore, è una cosa che a Skoda le piace fare, no? Basta vedere la Skoda Octavia, che la Skoda Octavia è un auto segmento C, ma che tocca il segmento D a causa della sua lunghezza. E anche la Skoda Octavia, anche la Skoda Fabia si comporta in questa stessa maniera. È un'auto di segmento B, ma che tocca il segmento C a causa della lunghezza e anche altri fattori, per esempio il bagagliaio 380 litri, per una macchina che costa 16.000 euro, secondo me funziona molto bene, va veramente alla grande. Io la comprerei, come avevo già menzionato, come prima auto, perché adesso è una prima auto a tutti gli effetti, non è una cosa che potrebbe essere una seconda auto, no, adesso quest'auto è una prima auto a tutti gli effetti. Però io comprerei con le motorizzazioni a metano, perché così si può avere un risparmio sul carburante, un risparmio veramente molto buono, anche perché fa tanti chilometri e gli piace la macchina, può prendere questa cosa in considerazione. Ci sono alcune cose da menzionare, come voi avete visto nel video. Il freno a mano è quello tradizionale, convenzionale, non si può avere richiesta, almeno credo, no? Che non si può avere richiesta un freno a mano elettronico, ma penso che questo non è un problema, diciamo così. Cioè, la leva, almeno secondo me, non è un problema. È vero che toglie un po' di spazio nel treno centrale, ma non penso che sia un difetto della macchina. Io non vedo in questa maniera, come non vedo neanche come difetto della macchina il fatto di non avere una motorizzazione a diesel, né una motorizzazione ibrida e né una motorizzazione elettrica. Non vedo anche questo come un difetto, no? Penso che, certo, può darsi che in futuro Volkswagen decida di prendere la piattaforma che è la stessa della Polo, che è la stessa della Audi, che è la stessa della Seat Ibiza, di dare una motorizzazione elettrica a questa piattaforma. Ma secondo me non penso proprio. Io personalmente penso che la prossima generazione delle Skoda Fabia sarà elettrica, molto probabilmente sarà così, anche perché la tendenza adesso è questa. Basta vedere le vendite, le ultime vendite, voi avete visto, non so se voi avete letto sui siti dei giornali che parlano di auto, che
che le vendite di auto elettriche stanno salendo tantissimo, invece le vendite di auto con le motorizzazioni diesel e benzina stanno calando in maniera veramente grandissima, no? È una cosa che succederà col tempo, no? Ecco perché io penso che la prossima generazione della Skoda Fabia sarà elettrica, sicuramente. È una macchina che ha migliorato sotto ogni punto di vista. Bravo Volkswagen, hanno fatto un lavoro egregio, molto buono, e poi che quest'auto, secondo me, ha un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto alla Golf, secondo me. Certo, per chi vuole acquistare una Golf a causa del brand, a causa di quello che è la Volkswagen Golf, che ci sta, non c'è nessun problema, ma io personalmente prenderei la Skoda Fabia perché penso che questa può rispondere, quest'auto possa rispondere alle esigenze delle famiglie che ha un bimbo, due bimbi, così, perché un bagagliaio di 380 litri secondo me è un bagagliaio abbastanza interessante. Poi per i passeggeri posteriori abbiamo visto nel video che ci sono due bocchette del clima, due prese USB, per chi ha un cellulare, pensa un po', se sta alla grande si può viaggiare tranquillamente. Poi ci sono anche quelle chicche della Skoda, che è l'ombrello, c'è l'ombrellino, anche alcuni altri chicche che si possono essere usati nel bagagliaio, alcuni oggetti che si possono, per esempio se hai per esempio che non so, una palla, no? C'è un pacchetto chiamato Simple Clever, che si può per esempio fermare questi oggetti che si muovono durante il viaggio nel bagagliaio, per esempio, no? Quindi è una cosa che secondo me va presa in considerazione, il Simple Clever, quindi è una cosa che io raccomanderei quando andate a configurare la vettura, mettete sì il Simple Clever, che quello va alla grande, ok? Va bene, per questo è tutto, io prenderei questa Skoda Fabia. Bravo Volkswagen, avete fatto un lavoro veramente grandissimo, io spero anche io di avere una Skoda Fabia come questa adesso della nuova generazione, che si vede chiaramente che il bellissimo lavoro fatto dai tedeschi e dai cechi, ok? Grazie di tutto, per questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ciao, arrivederci, grazie.